Martedì 3 settembre alle 23:59 scade il termine ultimo per presentare la famosa lista UEFA, cioè l'Inter, come ogni squadra che partecipa alle competizioni UEFA, deve necessariamente presentare un elenco di giocatori che verranno poi utilizzati, nel nostro caso, in Champions League. Quindi chi rimane fuori da questa lista, da questo elenco, non potrà giocare, non potrà essere utilizzato almeno fino alla seconda fase del torneo, cioè dopo la fase del girone, quando sarà possibile aggiornare questa lista. Per creare questa lista, come vi ho raccontato più volte nei nostri contenuti, ci sono dei vincoli da rispettare, non puoi mettere tutti i calciatori che vuoi. E questi vincoli, visto come si è chiuso anche il mercato dell'Inter in questa sessione estiva, porteranno ad almeno 2 esclusioni di giocatori della prima squadra di questa Inter, quindi almeno 2 giocatori rimarranno fuori. Ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi, uno dei format più richiesti su Passione Inter, perché per iniziare la settimana condensiamo in pochi minuti tutte le principali notizie del momento in casa Inter. E quindi devo parlarvi anche di una possibile cessione in arrivo in casa Inter, nonostante il mercato italiano si sia chiuso lo scorso venerdì, e poi devo fare anche un po' di polemica su 2 argomenti che mi hanno lasciato molti dubbi e mi hanno fatto venire un po' la vena polemica. Quindi ben ritrovati amiche e amici passione interisti. Vi invito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto, iscrizione al canale. Clicca sul tasto iscriviti così continuate a far crescere il nostro canale ed il nostro progetto. Mi raccomando, supportateci. Partiamo dalla notizia della lista UEFA. Ho creato una famosa tabella Excel che vi condivido sempre, dove tengo traccia di questi aggiornamenti e di com'è la situazione liste per l'Inter. Con l'Inter che dovrà presentare una lista Serie A, intanto è già stata presentata con 25 calciatori e 25 sono i calciatori che devono essere inseriti anche nella lista UEFA. Di questi 25 calciatori, 8 devono essere del vivaio Italia, cioè cresciuti in vivaio italiano, 4 nel vivaio Inter. Tra Serie A e UEFA c'è una piccola distinzione sul come definire il giocatore formato nel club stesso, che porta ad alcune differenze tra le due liste, ma non ci torniamo in questo momento, perché comunque l'Inter in Serie A non ha alcun problema, grazie al fatto che ci sono Palacios e Aslani che sono nati dopo il 1° gennaio 2022, dopo il 1° gennaio 2002, scusate, possono essere inseriti in lista senza occupare slot. Quindi l'Inter ha 25 calciatori senza problemi, per la Serie A non c'è alcun problema. Nella lista UEFA invece l'Inter ha solo 23 slot a disposizione proprio per la mancanza di giocatori formati nel vivaio Inter, cioè di giocatori vivaio Inter ci sono solo Di Gennaro e Di Marco. Per questo motivo l'Inter non può inserire 25 calciatori in lista, ma soltanto 23. Questo crea un problema perché l'Inter ha effettivamente 25 calciatori in rosa, senza contare tra l'altro altri 2 su cui tra poco arriviamo, e ciò significa che dobbiamo aspettarci 2 esclusioni da questa lista. La prima, mi immagino, quella di Tayon Buchanan, l'esterno canadese, si è infortunato, sarà fuori fino a novembre, forse anche fino a dicembre, per quando poi si rimette tutto in condizione e torna in forma. Per quando rientra Buchanan, ecco, l'Inter avrà giocato 5 o addirittura 6 partite su 8 del girone di Champions League, quindi immagino che verrà tenuto fuori. Ehm, il secondo slot da tagliare, la seconda esclusione, è tra 3 giocatori candidati: Palacios, Correa e Marko Arnautovic, di fatto. Arnautovic mi sembra un po' più avanti nelle gerarchie d'attacco rispetto a Correa. Palacios non sto a dirlo, cioè nel senso, hai preso Palacios in queste ultimissime ore del mercato per avere 2 giocatori in ogni casella della rosa. Ecco, se vuoi portare avanti questa cosa, immagino che Palacios verrà confermato in lista per avere appunto il titolare e la sua alternativa in ogni casella. Quindi per esclusione direi che Correa è quello fuori dai piani, che dovrebbe andare fuori dalla lista. Su Correa, tra l'altro, c'è qualcuno che dice di continuare a tenere d'occhio il mercato e qualcuno dirà: ma com'è possibile? Perché? Ecco, i club italiani, lo sappiamo, da venerdì sera alle 23:59 non possono più acquistare giocatori in questo momento, a meno che non siano svincolati, cioè senza contratto. Possono però vendere dei propri calciatori alle società in campionati in cui il mercato è ancora aperto. E allora attenzione, perché ad esempio il mercato dell'Arabia Saudita
per qualche ora è ancora aperto, per qualche ora nel momento in cui sto registrando. Sono le ultimissime ore anche per Brasile, Olanda e Portogallo. Il 5 settembre poi chiuderanno in Croazia ed Austria, il 9 settembre Qatar, Romania e Svizzera, mentre il 13 settembre, quindi c'è ancora una decina di giorni, Turchia e Serbia. Società che giocano in questi campionati possono ancora fare acquisti e quindi potenzialmente potrebbero tornare alla carica, soprattutto della Turchia si è parlato molto, l'Arabia Saudita è sempre a tenere d'occhio, il Qatar che comunque ha squadre piuttosto ricche che possono investire, potrebbero essere delle opzioni da tenere d'occhio. Trovo difficile che questo possa avverarsi su Correa, quindi trovo difficile che Correa venga piazzato in uno di questi tornei e quindi per me, arrivati a questo punto, è probabile che rimanga come quinta punta, come tra l'altro Inzaghi aveva ipotizzato, aveva parlato anche pubblicamente, aveva anche parlato della possibilità di avere dei giocatori utilizzabili solo in Serie A, come in questo caso sarebbe Correa. Quindi tutto sommato Inzaghi potrebbe anche essere soddisfatto della permanenza di Correa. La cessione che però potrebbe arrivare è quella di Salcedo. Eddie Salcedo, anche lui è rimasto in rosa. Nelle ultime ore del mercato estivo ci ha provato il Pescara, ha provato a prenderlo, ma lo stesso direttore sportivo del Pescara qualche ora fa ha poi svelato che Salcedo ha rifiutato l'ipotesi perché sta valutando delle piste anche che potrebbero portare all'estero. Per cui vediamo se nelle prossime ore, tra uno di quei tornei che vi citavo prima, può spuntare qualche offerta per far partire Salcedo e magari anche il portiere Radu. C'è anche la questione Radu da risolvere, perché magari tra Turchia oppure in patria, visto che in Romania il mercato è ancora aperto, potrebbe spuntare qualcosa visto che del tempo c'è. Difficile, però ecco, se si dovesse riuscire a tagliare questi due costi per dei giocatori che, con tutto il rispetto, oggi sono inutili per il progetto Inter, sarebbe comunque una boccata d'ossigeno, comunque un aiutino, ecco, per i conti dell'Inter che sicuramente non fa male. Sul mercato poi ci torno tra poco per una polemica e una provocazione, mettiamola in questa chiave qua. Prima altre notizie. Barella, innanzitutto, che si opera in questa giornata al naso, non dovrebbe avere problemi poi per tornare in campo alla ripresa del campionato in Monza-Inter. Monza-Inter che da poco abbiamo saputo che si giocherà domenica 15 settembre alle ore 20:45. Da un lato è un bene, perché così almeno i vari nazionali che abbiamo in giro per il mondo avranno qualche ora, qualche giorno in più per preparare la partita dopo il ritorno a Milano dalle rispettive selezioni appunto. Dall'altro lato però capisco e condivido anche, devo dire, la polemica di molti tifosi che ho letto sui social e giustamente dicono: "Ma visto che l'Inter mercoledì gioca a Manchester contro il City, la partita più difficile del girone di Champions, la Lega Serie A non potrebbe un po' tutelare comunque una squadra italiana e far anticipare, non dico il sabato, ma magari anche al pomeriggio della domenica, giusto per avere qualche ora in più per preparare appunto la partita contro il Manchester City. Se si vuole valorizzare il calcio italiano, bisognerebbe anche tutelarle, secondo me, le squadre italiane che poi tengono alto il valore del brand Serie A con le prestazioni europee. È una polemica che quindi francamente condivido. Purtroppo i diritti TV comandano, lo sappiamo, e poi mi viene a dire per fortuna che parlano di Marotta League, ecco, come sempre questa cosa che torna quando stradominiamo e siamo nettamente più forti. Comunque, detto di Barella, tra poche ore sapremo anche di Bastoni e di Çalhanoğlu, che hanno avuto dei problemi muscolari contro l'Atalanta e hanno risposto alla chiamata delle loro nazionali. L'Italia, quindi Bastoni, giocheranno il 6 contro la Francia di Thuram e non di Pavard, che non è stato convocato, il 9 invece contro Israele in Nations League. La Turchia di Çalhanoğlu invece il 6 e il 9, sempre come l'Italia, contro Galles e Islanda. In queste ore verranno valutati dalle nazionali e si capirà se resteranno tra i convocati a disposizione oppure se torneranno a casa. Se restano convocati, comunque per martedì 10 dovrebbero essere già a Milano, quindi hanno poi tempo per recuperare bene per la gara contro il Monza. Però la speranza, un po' egoisticamente lo dico, è che possano saltare queste partite con le nazionali, possano restare da piano, lavorano al meglio con l'Inter e si rimettono in totale condizione. Lo dico abbastanza egoisticamente, però stiamo già vedendo diversi big che stanno saltando questi impegni con le nazionali. In Serie A basta vedere Vlahovic della Juventus, per esempio, o Morata del Milan che si è fatto male, è vero, ma forse se l'impegno fosse stato importante avrebbe potuto anche stringere i denti. Ma qualcuno si stupisce, ma io dico ragazzi,
subito dopo la preparazione con dei carichi di lavoro importantissimi per una stagione che finirà per l'Inter a luglio, inizi 3 partite con il club subito ad alta intensità, poi torni di nuovo in nazionale per giocare 2 partite in 3 giorni e poi ricomincia un altro ciclo di partite tostissime una dopo l'altra di nuovo con il club. I giocatori così esplodono, cioè parliamoci chiaro, e visto che vengono pagati dai club, mi sembra normale che per una Nations League che non si fila praticamente nessuno, danno priorità al club piuttosto che alla nazionale. Non ci vedo nulla di strano, di clamorosamente strano, ecco. E questo si collega anche all'ultima polemica che voglio fare con una provocazione, come detto, perché abbiamo visto ancora una volta questa ormai è una tradizione del mercato che rimane aperto durante le prime giornate della stagione e poi di nuovo accadrà a gennaio. E in questo momento quindi si sono venute a creare delle situazioni come Lookman all'Atalanta che si toglie dalla lista dei convocati e poi torna, eccetera. Oppure la situazione Osimhen ancora più clamorosa o comunque o anche altri casi limite di giocatori che magari hanno cambiato squadra in settimana, quindi si sono ritrovati ad affrontare la stessa squadra con 2 squadre diverse, perché appunto durante la settimana sono stati venduti. Ecco, è un grosso caos, francamente, che non dico che ma forse potremmo anche dire che falsa le prime giornate, comunque le rende ancora più strane. E finisce il mercato e arriva anche la sosta per le nazionali. Una nuova sosta per le nazionali dopo solo 3 giornate di campionato. È appena finito il mercato, ti stai già cominciando un po' a gasare con le partite, la classifica, la tattica, i giochi, eccetera, e arriva subito una nuova sosta per le nazionali e l'interesse per il calcio, niente mercato, niente club, si svuota totalmente per 2 settimane. Lo vediamo anche dai numeri banalmente, dalle live che facciamo, dal traffico, eccetera, eccetera. I numeri si sgonfiano comunque in questo momento. E allora ecco, io dico, se si vuole sempre ragionare nell'ottica del far crescere il movimento calcistico italiano, farlo sviluppare ulteriormente, questi periodi così morti, tranquillamente lo dico, vanno un po' rivisti, vanno un po' ridimensionati, quindi il calcio va tenuto sempre un po' in hype, secondo me, e quindi vanno rivisti obbligatoriamente i calendari per questa sosta per le nazionali, perché poi creano dei danni anche ai club, anche a livello di preparazione, non solo. Oppure c'è stata anche una provocazione di Walter Sabatini, dirigente che penso conoscerete, che propone di tenere il mercato sempre aperto durante tutta la stagione, così c'è questo continuo hype dato anche dal mercato. È una proposta forte, so che farà molto discutere, quindi sono curioso di sapere la vostra nei commenti. Che cosa ne pensate, di questa possibilità? Un mercato aperto tutto l'anno, durante tutta la stagione, oppure gestire i calendari in maniera diversamente? Voi che idee vi siete fatti? Aspetto i vostri commenti, così li leggiamo nella diretta del 19:30. Io vi lascio ricordandovi che in descrizione trovate il link per scaricare il nostro calendario gratuito, che si aggiorna dopo ogni partita, si aggiorna con tutte le novità del calendario, quindi se volete avere un file aggiornato con tutte le partite, gli intrecci, dove guardarle, trovate il link in descrizione, vi iscrivete gratis, lo ricevete via mail e ci date magari anche dei consigli su come vorreste migliorarlo, mentre vi aspetto su passioninter.club, dove come ogni lunedì alle 22 c'è l'appuntamento dedicato ai nostri abbonati con cui ci confrontiamo in chiamata vocale fino a tarda notte su www.passioninter.club. In descrizione trovate anche, per chi ci ascolta in podcast, il link ad un altro approfondimento che invece chi ci segue su YouTube può guardare semplicemente cliccando qui.